Conosci? No! Ma nemmeno io, quindi parlane direttamente tu. No, dai, mi sembra eccessivo. Stavo scherzando, dai. Oggi facciamo una puntata davvero interessante, perché parliamo di un artista davvero interessante, che è una ragazza davvero interessante, con delle cose da dire davvero interessanti. E l'abbiamo anche sentita. Davvero? Sì. Quando? Pochi giorni fa. No. A Bologna. Sì? Sì. C'ero anch'io? No! Ci trovate su Instagram e su Facebook. Basta cercare Conosci o direttamente sui nostri canali YouTube e Spotify, dove tra l'altro lì carichiamo gli episodi settimanalmente, perché poi dopo potete ascoltare le canzoni che noi vi abbiamo presentato sulla playlist Epiglottidea di Conosci, recuperando tutti i brani originali. Io sono sicuro che lì c'ero, non come a Bologna. Se ritenete interessante quanto vi proponiamo, vi chiediamo di mettere gentilmente un like, iscrivervi alle nostre pagine social e ai canali, attivare la campanellina se necessario o la stellina se è più bello. Perché no? Scrivere anche un commento e fare passaparola positivo, magari linkateci su WhatsApp. Questo ci aiuterà molto nella nostra crescita e nella divulgazione. Magari se arriviamo anche a 100 persone che ci seguono, facciamo festa e invitiamo qualcuno a caso a casa di Meme. Mica Mario. Parlaci un po' di chi, insomma, dai, hai capito. San Miniato è una gran bella cittadina pisana ed è anche un luogo di nascita, è anche il luogo di nascita della cantautrice toscana Emma Nolde, che ha realizzato un album interessantissimo dopo averne già realizzati altri due, altrettanto interessanti, a soli 25 anni. Ma la Madonna. Abbiamo selezionato il brano Piano Piano, estratto appunto da Nuovo Spazio Tempo, che è stato il brano di apertura della recentissima e apprezzatissima performance live alla quale abbiamo assistito a Bologna. Piano piano. Saltando come dei matti per Berlino e emozionati nel sentirla cantare Sirene. Penso che sia il caso che tu ci dia lucidazioni in merito alla ragazzuola, perché sì, dai mo! Va bene. Emma Nolde è una delle voci più promettenti del nuovo cantautorato italiano, capace di unire intensità emotiva e ricerca sonora. Inizia a scrivere canzoni a 15 anni, dapprima in inglese e poi in italiano, dopo aver sbalordito al Rock Contest di Firenze nel 2019. Nel 2020 pubblica il suo album d'esordio Tocca Terra, accolto con entusiasmo da critica e pubblico e finalista al Premio Tenco, come opera prima. Nonostante il periodo difficile della pandemia, porta il disco in tour con oltre 50 date. Nel 2022 esce il secondo album, Dormi, prodotto insieme a Francesco Motta, che conferma la sua scrittura diretta e visionaria. Seguono collaborazioni con artisti come Zen Circus, Levante e Generic Animal, ma soprattutto arrivano numerosi concerti in Italia e all'estero che la consacrano come artista emergente del nostro paese. Nel 2024 pubblica appunto il suo terzo lavoro, Nuovo Spazio Tempo, un disco che riflette sul bisogno di rallentare e vivere con maggiore consapevolezza, diventando un manifesto generazionale grazie a testi che oscillano tra intimità e urgenza collettiva, autenticità e coraggio. Il brano odierno riflette esattamente sul ritmo ossessivo della vita moderna, contrapposto al desiderio di fermarsi e osservare, sottolineando l'importanza di scegliere un passo diverso, più umano. Com'è umano lei? Una miscela di pop rock alternativo e sonorità elettroniche leggere, con un andamento che cresce gradualmente, proprio come suggerisce il titolo. La produzione è curata da Emma Nolde insieme ad Andrea Pachetti, che tra l'altro è mio vicino di casa. Mi fa molto piacere. Il testo è, riassumendo, un racconto collettivo che parla di chi vive in provincia o ai margini dei grandi centri con un linguaggio diretto ma poetico, con immagini che evocano lentezza, autenticità e resistenza alla pressione sociale. Vuoi dirci qualcosa in più di Piano Piano? Un drumming sintetico e un basso gommoso ci introducono la prima strofa e al contempo il tema narrante del brano. Ogni giorno così sembra una gara a chi arriva prima. È il preludio alla frenesia e all'arrivismo odierno. Altro lunedì, altro nuovo inizio, altra nuova corsa. Ogni giorno così sembra una gara a chi arriva prima. Arrangiamento che trova corpo con una batteria più marcata nelle dinamiche, più che nella ritmica, e qualche basso al pianoforte arricchisce i colori del ritornello. C'è chi vuole salire, arrivare alle stelle, e c'è chi come noi preferisce guardarle. Parole semplici, dirette, cristalline, che non hanno bisogno di ulteriori commenti. Vuole salire, arrivare alle stelle. Preferisce guardarle. Uso della ritmica sulle parole molto interessante, tra sincopi la e terzinati, salti di quarta tra il sì e il mi per intonare nella città dove c'è tutto, manca spesso un'idea. E qua dove sto io c'è solo il cielo, ma almeno abbiamo fantasia.
Ennesimo riferimento alla semplicità, ulteriore richiamo alla bipartizione tra omologazione e differenziazione. Come ballerini, coordinati e dritti verso il caso. Ho capito che là, nella città dove c'è tutto, manca spesso un'idea. E qua dove sto io c'è solo cielo, ma almeno abbiamo fantasia. Via la chitarra, rimane uno sparuto drumming, qualche nota di basso ed un clapping dirompente. Arriveremo e intanto ci godiamo la strada. Arriveremo, è solo un'altra strada. Senza fretta, cercando di apprezzare le piccole cose nel cammino. Una sorta di rimando pascoliano alla poetica del fanciullino. Il sunto del brano dell'artista toscana è tutto qui. Arriveremo, intanto ci godiamo la strada. Arriveremo, è solo un'altra strada. Indipendentemente che la vita ci mostri la strada che conduce alle stelle o quella che permetta di continuare a guardarle da terra, la cosa fondamentale per rimanere esseri umani, l'unica che veramente conta, è mantenere la propria individualità e allo stesso tempo saperla condividere positivamente con chi abbiamo a fianco, con la massima serenità e semplicità. Forse parliamo dell'agognata normalità? Vorrei salire, arrivare alle stelle. Come noi sta per terra a guardarle. Piano piano è stato accolto come un inno generazionale, un invito a non correre dietro a modelli imposti, ma a costruire il proprio percorso. La critica lo ha definito un brano che dovremmo tatuarci sulla pelle, per la sua capacità di ricordare che la vera forza sta nella delicatezza e nella lentezza. Presto si esibirà anche a Londra e la cosa non può fare altro che piacere per la sua crescita artistica. Ma ti dirò che fa piacere anche a me, perché io ci sono stato a Londra. Ti è piaciuta Londra? No, E magari Birmingham ti piace come città? già più carina. Manchester? Edinburgh? Pieno di birra. Davvero? No! La scrittura, produzione, montaggio audio-video, sigla e supervisione musicale sono a cura di Emanuele Conti e Stefano Morigi. Per la grafica ringraziamo Roberto Marini. La fonte dei contributi audio-video è indicata nell'epitome. Abbiamo selezionato il bianco. Il bianco. Sì, è razzismo. Eh sì, ma sono sempre lì, pieno di obesi. Trattasi di razzismo. L'abbiamo detto 6 volte. Ma che cazzo è? Ora, vai! Se ritenete interessante questo contenuto che noi vi proponiamo, non propiniamo, se ritenete è l'incaglio duro questo, con un andamento che cresce, sì. Vai Gueshua. Chuichua. C'è chi vuole salire, allivare. Allivale, giapponese, allivale. Forse parliamo dell'agognata normalità? No! Chuichua. Mi sei inculato da solo. Ma è inutile che fai finta di niente. La critica lo ha definito un brano che dovremmo tatuarci sulla pelle e sulle palle. Dovremmo, non dovremo. Male porco, tra l'altro. Perché lei vedrai, io me l'aspetto una reazione da parte sua. Ma sì. Solo da parte sua. Ma se non reagisce lei, veramente non reagisce più nessuno. No, se non reagisce lei ci diamo su. Arriveremo, oh. Anche perché l'ultimo che ha reagito è stato coso. Iscriviti anche tu al nostro podcast.